Buonasera, bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori. Ciao Luca. Sports di KBMG. Oggi, caro Andrea, vogliamo parlare di quello che anche noi qui a Sky abbiamo definito l'affare del secolo da parte della Juventus, ovvero l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Come la Juventus è riuscita a finanziare l'operazione, quali possono essere i possibili scenari di sviluppo soprattutto economico della squadra bianconera con l'acquisizione e quindi con le prestazioni di Cristiano Ronaldo, non solo sul campo ma soprattutto grazie ai numeri fuori. Andiamo subito a vedere allora, perché sono tanti i dati che ci hai portato per analizzare Cristiano Ronaldo, quanto è costato Cristiano Ronaldo alla Juventus, perché la cifra è molto importante. Complessivamente l'operazione è da 117 milioni di euro, come vediamo anche nella grafica, 100 per il trasferimento effettivo più i costi accessori, possiamo chiamarli così? Esattamente. I 5 milioni di mutualità e i 12 per la commissione a Jorge Mendes, ma ci sono una serie di cifre che sono molto importanti, non ultima, forse la più importante, quella dell'ingaggio. Assolutamente. A livello diciamo di ammortamento annuale nel bilancio della Juventus vedremo circa un ammortamento di poco meno 30 milioni. Il salario netto di Ronaldo è 30 milioni di euro con un lordo totale di 55 milioni, quindi possiamo parlare di un investimento annuo di 85 milioni o per tutta la durata del contratto di 340 milioni. Un dato, diciamo, più che altro di interesse, il rapporto stipendi-ricavi, stipendi-costi dello staff Juventus della stagione passata è praticamente il 21%. Questo è come va ad impattare Ronaldo sul bilancio della Juventus. Cioè, è cresciuto del 21%? No, se prendiamo il costo di Ronaldo e lo paragoniamo ai costi... Vale il 20%. Vale il 21%. 21%. Esatto. A livello finanziario la Juventus in queste sessioni di mercato è riuscita a trovare delle risorse per consentire il finanziamento dell'operazione di Cristiano Ronaldo. Ne abbiamo parlato molto anche qui a Sky. Queste sono le cessioni più rilevanti della Juventus. In rosso abbiamo messo i prestiti, perché poi anche i prestiti fanno cassa, come si dice in questa situazione. È stato venduto Caldara, peraltro nell'operazione Higuain, è stato venduto recentemente Audero, è stato prestato Higuain, Mandragora, Sturaro, Cerri e Favilli. Ricavo complessivo della Juventus da questo tipo di operazione di calciomercato è più o meno 100 milioni di euro. Possiamo dire che si è pagato il cartellino di Cristiano Ronaldo con queste cessioni o si è pagato un anno di Cristiano Ronaldo con queste cessioni? Allora, è corretto dire che sono circa 80 milioni di plusvalenze che sono derivate dalla vendita di questi giocatori che non sono più centrali nel progetto Juventus e 20 milioni dai prestiti. Considerando che l'investimento totale è stato 117 milioni, possiamo dire che quasi il costo di Ronaldo è stato ripagato, il costo del cartellino. Se poi tieni presente che c'è stato anche un risparmio dello stipendio di Higuain che all'ordo è 16 milioni di euro. Un altro modo per guardare questi investimenti è dire che attraverso queste plusvalenze e i prestiti si è pagato il primo anno di investimento. La domanda è come finanziare gli anni successivi. Perché o la Juventus riesce a fare questo tipo di operazioni ogni anno, oppure è evidente che c'è un rilancio invece economico di tutte le altre attività della Juventus. E allora con te, Andrea, volevamo attraversare tutte le altre aree di ricavo che una società di calcio importante come la Juventus può avere, partendo dal match day, ovvero dall'incasso di fatto del botteghino. La prima annotazione, e questo successe prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, ma perché evidentemente la Juventus già stava lavorando all'operazione, è un rincaro del 30% dei costi del biglietto per andare allo stadio. E c'è un aumento naturalmente, un ritorno economico anche di cassa, no? In questa stagione. Allora, prima di tutto vediamo che i ricavi da stadio di Juventus la stagione precedente sono diminuiti di 2 milioni rispetto alla stagione 16-17, avendo giocato una partita in meno di Champions League, che ha avuto un effetto. Come tu dicevi giustamente, la Juventus prima dell'arrivo di Ronaldo, qualche settimana prima, aveva già annunciato un aumento dei prezzi del 30% e c'erano anche state diverse, diciamo, proteste da parte dei tifosi. Tifosi che poi si sono calmati nel momento in cui poi c'è stato l'annuncio di Ronaldo. Quello che abbiamo fatto in questa grafica è appunto
momento analizzare quali saranno i ricavi da stadio, le stime per la stagione 18-19, e con Ronaldo in Serie A si stimano dai 46 ai 47 milioni di euro, e poi ci sono i ricavi che derivano dalla Champions League e che chiaramente dipendono dal successo sportivo, dal cammino. Una potenziale eliminazione ai quarti con l'Ajax genererà 18 milioni di euro, più di 18 milioni di euro, e se dovesse arrivare in semifinale poco meno di 24 milioni. Tieni presente che la Juventus ha incassato circa 5 milioni e mezzo di euro dalla partita con l'Atletico Madrid. Quindi la forbice fra i 65 e i 70 milioni di euro di incassi da stadio. Esatto. Andando a guardare invece... rispetto ai 57 dell'anno precedente. Quindi c'è già un cospicuo aumento. Certo. Per quanto riguarda invece i ricavi da broadcasting, quindi la vendita dei diritti televisivi, anche qui c'è una stretta dipendenza dal cammino della Juventus in Europa. Esattamente. Allora, parliamo un attimino prima dello storico. Quindi stagione 2016-2017, finale di Cardiff, di conseguenza più partite giocate, 233 milioni di euro. Stagione 17-18, eliminazione ai quarti col Real Madrid, un decremento di 33 milioni. Cosa potrà succedere quest'anno? Assumendo che la Juventus, come sembra, vincerà il campionato, incasserà circa 110 milioni di euro, che è un decremento rispetto ai 122 milioni dello scorso anno, in virtù della nuova struttura di distribuzione, diciamo, dei ricavi da broadcasting. Per quanto riguarda invece i ricavi UEFA, anche qui dipende chiaramente dal percorso. Se la Juventus dovesse essere eliminata ai quarti, incasserà 105 milioni, 10 milioni in più se eliminata nelle semifinali e 125 milioni nel caso in cui dovesse arrivare in finale. Tra parentesi, se dovesse vincere la finale ci saranno altri 8 milioni, 4 milioni per la vittoria e 4 milioni per la Supercoppa europea. Quindi la stima di incassi va dai 215 ai 245 milioni di euro. Quindi l'eliminazione o meno dalla Champions League nella prossima partita con l'Ajax e nell'eventuale finale può consentire alla Juventus un mancato guadagno se dovesse essere eliminata, e questo potrebbe generare. Comunque sia, rispetto alla passata stagione, già adesso il minimo sarebbe superiore rispetto alla stagione 2017-18. E l'impatto del cammino in Champions League crea una forchetta di circa 30 milioni di euro. Un altro argomento di cui si dibatte molto è quanto guadagna la Juventus con le magliette, no? L'acquisto di Cristiano Ronaldo comporta chiaramente un'esposizione maggiore. Abbiamo voluto mettere a confronto, anzi avete voluto mettere a confronto il valore della maglia, quindi lo sponsor tecnico più lo sponsor, il primo sponsor di maglia, la scritta che è sul petto, delle migliori 7 in Europa, nel mondo potremmo dire, e la Juventus che in questa classifica, se non ricordo male, è 11ª. Esatto. Questi dati sono aggiornati a questa stagione qua, quindi già con il rinnovo Adidas che è stato effettuato nei mesi passati, ma c'è un margine di crescita piuttosto elevato. Sì, allora questi sono dati stagione 2019 e 20, perché l'accordo con l'Adidas, che sarebbe dovuto scadere nella stagione 2020-2021, il rinnovo è stato anticipato, è passato da 23 a 51 milioni a partire dalla prossima stagione. Tuttavia Adidas ha riconosciuto a Juventus l'investimento fatto in Ronaldo e di conseguenza ha dato un bonus annuale e porterà quindi il contributo da 23 a 38 milioni, quindi 15 milioni in più. Con questi 15 milioni, cioè con il rinnovo con Adidas, la Juventus arriva a un totale di 68, tenendo presente che da Jeep al momento prende 17 milioni di euro. È possibile prevedere secondo te un adeguamento anche del main sponsor? Assolutamente sì, in virtù del fatto, e lo vediamo qua da questa grafica, che lo sponsor di maglia è molto molto basso. Tieni presente che i rumor, perché non ci sono notizie ufficiali, del Paris Saint-Germain, che ha appena rinnovato con la catena alberghiera francese Accor, è di 80 milioni, passando dai 25 milioni di Emirates. Altra cosa, Juventus è 11ª in questa classifica, però vediamo che anche con il rinnovo con Adidas è effettivamente ancora indietro rispetto ad alcuni giganti europei. Tieni presente che ad esempio il Manchester City ha rinnovato con Adidas proprio di recente e incasserà 85 milioni di euro all'anno, il Barcellona 155 da Nike.
Per andare ad analizzare il commerciale non c'è solo chiaramente il discorso maglia, ma c'è anche un discorso di marchio che cresce e lo abbiamo cercato di capire come può migliorare ancora nel commercial la Juventus attraverso i social, che sono un po' il termometro di quanto è popolare Cristiano Ronaldo e quanto può essere popolare la Juventus. Qui ci avete fatto vedere i Facebook, Instagram, Twitter e YouTube in blu prima di Cristiano Ronaldo, in rosso l'aggiunta dopo l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. In questi pochi mesi c'è stato un vantaggio considerevole, almeno come follower. Allora, si è passati da poco più di 50 milioni poco prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a 72 milioni, quindi una crescita praticamente di oltre il 40%. Teniamo presente che sia su Instagram che su YouTube il numero di followers è più che raddoppiato. E di conseguenza questo fa capire come effettivamente Ronaldo possa essere un traino per la Juventus e come lo vediamo anche nella grafica successiva in tutto il mondo, no? Perché la crescita dei follower della Juventus non questa, questi sono i ricavi commerciali delle big, di cui parleremo fra poco. In realtà, come vediamo dalla grafica, ci sono molti paesi in cui Cristiano Ronaldo è forte e c'è stato questo accrescimento, no, di follower in tutto il mondo. Non c'è l'Italia, tanto per capirci. Esatto, cioè Ronaldo ha 358 milioni di follower, Juventus, come ho appena detto, ne ha circa 70 milioni. Però quello che abbiamo voluto fare qui è analizzare in 8 paesi in cui Ronaldo ha una presenza enorme, come effettivamente Ronaldo sia molto più presente, in un certo senso più riconosciuto del marchio Juventus. In Brasile il numero di followers di Ronaldo è 5 volte più alto, in India è 8 volte più alto e negli Stati Uniti è 10 volte più alto. Stiamo parlando di una popolazione di questi 8 paesi di 2 miliardi e mezzo di persone. Quindi capisci come effettivamente portare un giocatore come Ronaldo, esporre il suo marchio e i marchi che sono associati a Juventus, quindi Adidas, lo sponsor di maglia, in questo contesto, ed è questo che c'è anche dietro all'investimento in Cristiano Ronaldo. Prima abbiamo intravisto, adesso possiamo vederla più nel dettaglio, i ricavi commerciali in Europa delle squadre più importanti, paragonati anche alla Juventus. Diciamo che il Real Madrid è quella che la fa da padrone da questo punto di vista, con 353 milioni di euro di ricavi nel 17-18, la Juventus è abbondantemente sotto la metà. Certo. Quindi proprio in relazione a quei numeri che abbiamo visto prima c'è la possibilità da parte della Juventus di potenziare questo discorso del commercial. E come da questo punto di vista, Andrea? Perché avete cercato di fare anche delle stime rispetto a quanto può crescere la Juventus già in questa stagione? Sì, allora Juventus a livello commerciale è indietro rispetto alle big europee, anche se è cresciuta di 25 milioni rispetto alla stagione 16-17. Però, come penso vedremo nella prossima grafica, le stime di ricavi commerciali per questa stagione sono intorno ai 175-200 milioni di euro, di cui praticamente 45-50 milioni derivano dal merchandising, abbiamo circa 55 milioni che derivano appunto dalla maglia, come dicevo prima i 17 di Jeep e i 38 di Adidas che diverranno 51 il prossimo anno, e poi abbiamo degli altri sponsor, pubblicità, licenze che possono generare dai 75 ai 95 milioni. E quindi la stima per i ricavi commerciali della stagione 18-19 è appunto dai 175 ai 200 milioni. Abbiamo fatto anche un riassunto, perché bisogna poi rimettere in fila tutte le cifre che abbiamo fatto, altrimenti rischiamo di perderci. Stadio, cioè match day, tra i 65 e i 70 milioni di euro. Broadcasting, fra i 215, naturalmente questi numeri ballano e dipende dal cammino della Juventus in Europa. I ricavi commerciali, qui dipende dall'abilità anche della Juventus di sfruttare meglio, di sfruttare appieno il marchio di Cristiano Ronaldo. Diciamo che il totale delle stime va da 455 a 515 milioni di euro. Esatto. È una crescita del, più o meno?
Non mi ricordo esattamente i ricavi totali di Juventus dell'anno scorso, però più o meno, se dovessimo prendere il valore di forchetta massima, penso che siamo intorno al 15-20%. Il tuo riassunto è perfetto. Io tendo a sottolineare una cosa: l'investimento di Ronaldo diventa efficace nel momento in cui tu hai il successo sportivo e nel momento in cui hai le competenze manageriali per sfruttare e fare leva sull'investimento. E mi sembra che a Torino queste competenze ce le hanno, e io mi sento di dire che è stato un investimento più che positivo. Grazie allora ad Andrea Sartori. Abbiamo cercato di riassumere in un quarto d'ora l'effetto Cristiano Ronaldo sulla Juventus. L'appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana.